Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato ai sensori digitali, quindi on-off, capacitivi e induttivi, in particolare come collegarli, come utilizzarli con un PLC della Siemens della serie S7 1200. Il video è anche in inglese per chi volesse ascoltarlo in tale lingua. In particolar modo vedremo cosa sono i sensori induttivi capacitivi, quali tipi di sensore possiamo usare con il nostro PLC Siemens. Possiamo usare il sensore di tipo PNP o NPN, e questo comporta che dobbiamo conoscere cosa sono gli ingressi di tipo syncing o di tipo sourcing, ed infine vedremo come cablare i due tipi di sensori nel nostro PLC. Bene, andiamo a cominciare. Sensori induttivi. Non è niente di particolarmente complesso e nemmeno di particolarmente approfondito, semplicemente per avere un'idea della differenza tra un sensore di tipo induttivo ed uno di tipo capacitivo. Possiamo dire innanzitutto che sono sensori di prossimità, cioè possono rilevare la presenza di oggetti che si trovano nelle vicinanze senza bisogno di un contatto fisico, come può essere un fine corsa a contatto, a rotella, a pressione, con qualsiasi tipo di contatto meccanico o elettromeccanico. Quali sono le caratteristiche del sensore induttivo? Eccellono nel rilevamento di oggetti metallici, quindi diciamo che sono limitati ad oggetti metallici, però anche in ambienti difficili. Come funzionano? Funzionano utilizzando un campo elettromagnetico che è generato da una bobina interna. Fino a che distanza possiamo utilizzarli? Possiamo utilizzarli fino a distanze di 80 mm. Ovviamente la distanza dipende dal tipo e dalla dimensione del sensore e anche dalla dimensione dell'oggetto. Dipende anche dalla temperatura, dalle interferenze elettromagnetiche che ci possono essere. In genere, maggiore è il diametro del sensore, maggiore è la distanza di rilevamento, ma non prendete uno di 1 metro perché poi sarebbe difficile da posizionare nell'impianto. Con distanze ridotte si possono usare per materiali non ferrosi, come ad esempio ottone e alluminio. Dove sono richiesti? Sono ideali per richieste di alta precisione e robustezza, ad esempio in ambienti dove non c'è il massimo della pulizia, sporco, umidità e temperature elevate. Passiamo pure avanti ai sensori capacitivi. Se vi state annoiando, passate pure avanti e andate a vedere quello che più vi interessa, ovviamente. I sensori capacitivi invece sono dispositivi elettronici utilizzati per rilevare tutti gli oggetti, tutti, o materiali anche questo senza no touch, come senza contatto fisico diretto. Funzionano questi invece secondo il principio della rilevazione, non rivelazione, altrimenti diventa un libro biblico, della rilevazione delle variazioni dei campi elettrostatici, sfruttando quindi la capacità di un condensatore, dove il sensore stesso agisce come piastra e un oggetto che entra nel campo elettrico del sensore per formare la seconda piastra. Qui vediamo un esempio di due sensori con elettrodo G ground e senza elettrodo ground si crea un campo di misura. Se l'oggetto entra nel campo di misura avviene la rilevazione o meno dell'oggetto stesso. A differenza dei sensori induttivi che utilizziamo solo per oggetti metallici, dicevamo che i sensori capacitivi possiamo utilizzarli anche per non metallici, quindi plastica, liquidi, vetro, legno, insomma tutto. Questo anche esseri umani. Questo li rende ideali per una vasta gamma di applicazioni. Come possiamo notare qua sulla parte sinistra, per quanto riguarda i sensori capacitivi con elettrodo ground, sono idonei al rilevamento di materiali non conduttori. Ad esempio, possiamo utilizzarlo in un ambiente dove dobbiamo vedere un liquido di olio, il vetro, il legno, materiali plastiche, mentre dall'altra parte diceva allora posso usare, perché usare questo e non quest'altro? Questi invece si contraddistinguono per la loro ridotta sensibilità
all'imbrattamento e alla condensazione, cioè questi si imbrattano facilmente e poi non si lavano e quindi cominciano ad essere anche difettosi e sono particolarmente idonei invece per le operazioni di controllo di livello. Poi ognuno sceglie in base alle proprie esigenze. Questa è semplicemente un'informazione così, uno spot per vedere che dei sensori capacitivi ce ne sono di due tipi. Allora, parliamo adesso della differenza tra induttivi capacitivi, PNP e NPN. Partendo dal presupposto che abbiamo detto che sono sensori digitali, quindi hanno un'uscita digitale, quindi on-off, quindi oggetto presente o oggetto non presente, si dividono classificandosi in base alla tipologia elettrica dell'uscita. Sono in due grandi categorie, PNP ed NPN. Ovviamente, essendo dei sensori, così come qualsiasi tipo di sensore touch o non touch, hanno la configurabilità ad essere normalmente aperti o normalmente chiusi. Ma ritorniamo alle differenze fra le due tipologie. Perché PNP ed NPN? La differenza sta nella modalità di collegamento del carico da comandare. Vediamo un attimo il PNP, che significa positivo, negativo, positivo. Anche in questo caso non scenderò nei particolari della descrizione del PNP o NPN, ma semplicemente l'obiettivo è quello di capire che c'è una differenza e questa differenza dobbiamo conoscerla del tipo di sensore che stiamo utilizzando perché poi dobbiamo utilizzarlo sul nostro PLC. Quindi NPN sta a negativo, positivo, negativo. Abbiamo detto che sono sensori di prossimità, quindi che rilevano oggetti usando cambiamenti in un campo elettrico. Entrambi attivano segnali di output, ovviamente se il sensore è normalmente aperto, una volta che il sensore, qualche oggetto entra nel campo di misura, il contatto viene chiuso e quindi questo contatto chiuso emana un segnale verso il nostro PLC. Qual è la differenza più notevole tra i due tipi di sensori? È questa qua, la logica del segnale in uscita. Il sensore di tipologia PNP, chiamato anche sourcing, quando è attivato, cioè quando viene rivelato un oggetto, il sensore emette un segnale alto, cioè high, una tensione positiva, 24 volt, segnalando al sistema che l'oggetto è presente. Quindi il sensore PNP, quando è attivo, manda un segnale a 24 volt, è alto, poi dipende da quanto deve essere alto. Nel nostro caso è 1. NPN, anche questo invece può essere chiamato syncing. Quando viene attivato, questo qui invece emette un segnale basso, così, in genere a terra, cioè 0 volt, completando il circuito ed inviando quindi al sistema un segnale a 0 volt. Quindi il PNP quando è attivato manda un segnale a 24 volt, l'NPN syncing manda un segnale al sistema basso, 0 volt. 0 volt che non è bello perché quando dice fate i compiti, dice guarda non li ho fatti mai, li ho fatti 0 volt. Ebbene, sperando di essere stato sufficientemente chiaro sulla differenza tra PNP ed NPN, anche se in maniera molto veloce, andiamo a vedere la configurazione del cablaggio, visto che uno manda un segnale positivo ed uno un segnale a zero. La differenza quindi è la loro configurazione di cablaggio, ovviamente. Questo si riferisce al modo cablaggio in cui il sensore è collegato all'alimentazione ed è collegato al carico. In genere questi sensori hanno tre fili. Il blu è quello di massa, il marrone che è il positivo e deve essere quello dell'alimentazione, cioè quello che poi va al PLC, e il positivo di alimentazione, questo è il più, questo è il meno, il blu 0 volt, il marrone 24 volt e poi c'è il nero che è l'uscita verso il sensore. I sensori PNP in genere è collegato al terminale positivo dell'alimentatore. Il carico è collegato tra il sensore e la terra. Quando il sensore viene attivato fornisce, abbiamo detto, una tensione positiva. Questo qui è il nostro schemetto così che si trova
nella spiegazione del sensore che c'è su tutti i sensori. Quando ricompriamo, in genere sulla base c'è il disegnetto, c'è lo schema per capire, per ricordarci che è un sensore PNP oppure un sensore NPN, c'è anche lo schema di collegamento. In questo caso vediamo il BN, il brown, che deve essere collegato al positivo, poi c'è il blu, collegato al negativo, poi l'uscita, il nero, il black, che è collegato al carico e il carico è collegato al meno. Ovviamente nel caso di collegamento con il nostro PLC non posso collegarlo qua perché altrimenti non mando un segnale a PLC, ma vedremo come collegarlo. Il sensore NPN invece è collegato al lato negativo del circuito. Il carico è collegato tra l'alimentazione e il sensore. Anche in questo caso il blu deve essere messo a massa, il brown deve essere a Carrara e il segnale, che è attivo solo quando si trova nelle vicinanze un oggetto per cui rileva la presenza, va collegato al più. Anche in questo caso vedremo che se lo collego qui non mando nessun segnale. Vedremo in che senso bisogna collegarlo al PLC. Cioè, l'importante è capire questo discorso del cablaggio. Aree geografiche di utilizzo. Dice, ma che serve questa slide? È così, tanto per parlarne. Anche perché, dice, dove abito io? Abito in Europa, in Kazakistan, in Sudafrica, in Nord America. Dice, è interessante questo. Beh, a parte la qualità, lo stile della vita, le abitudini, il cibo e tutto il resto, dal punto di vista della programmazione e dell'utilizzo del PLC, sì. Ad esempio, i sensori PNP sono comunemente utilizzati in Europa e in alcune parti dell'Asia. Dice, non me ne può interessare di meno. Invece dovrebbe interessarci, perché ovviamente i sensori PNP si allineano, abbiamo detto, alla logica del sourcing, che è richiesta negli standard industriali europei. In queste regioni è più probabile che i nostri PLC siano progettati per funzionare con il PNP, rendendo quindi la scelta predefinita. Ecco perché bisogna sapere, perché magari io mi trovo in Sud America e ho un PLC che invece accetta la logica del NPN, oppure mi trovo un PLC che non si abbina al giusto sensore. Quindi, detto questo, i sensori NPN invece sono ampiamente utilizzati in Nord America e in alcuni paesi dell'Asia, quindi abbiamo capito che l'Asia è ancora in confusione. Alcune parti sì, alcune parti no. Quindi da tutto questo è evidente che se io conosco il mio PLC e so che tipo di sensore a quale tipo di sensore è adatto, devo comprare il sensore adatto PNP o NPN. In questa immagine vediamo la configurazione PNP che abbiamo visto prima, però per far vedere che ci può essere il sensore che è già costruttivamente normalmente aperto e questo invece è normalmente chiuso. Questo è il syncing, l'NPN, normalmente aperto, normalmente chiuso. Il cablaggio non cambia assolutamente, cambia solo ovviamente il sistema interno della rilevazione. Bene, quello che abbiamo detto ovviamente, questa differenza fondamentale nell'uscita e nel cablaggio influisce sul modo in cui questi sensori si interfacciano. Ad esempio, quando si collega a un controllore logico programmabile, cioè un PLC, la scheda di ingresso deve essere impostata per adattarsi a quel tipo di sensore. Quindi i sensori PNP, come in questo caso, sensori PNP, richiedono che l'ingresso del PLC sia syncing, mentre l'NPN che sia sourcing. Questa situazione comporta, abbiamo detto, scegliere il PLC che abbia la scheda di ingresso adatta al PLC, oppure ci sono dei PLC dove possiamo configurare noi nel cablaggio se
la scheda è syncing o se l'ingresso è source. Bene, quindi in questa scheda abbiamo visto che gli sensori di tipo PNP o NPN hanno bisogno di una scheda di ingressi adatta all'uso. Quindi per ricapitolare, un sensore PNP che ha un'uscita a 24 volt, la scheda di ingressi syncing deve essere una scheda dove è alimentata, cioè il comune a 0 volt, altrimenti non posso mettere 24 con 24, altrimenti source con source diventano due source, insomma. Il syncing deve andare su una scheda alimentata dove il comune, visto che questo è 0 volt, il comune deve essere a 24 volt più, altrimenti 0 con 0, insomma da 0. Non posso fare un sync, altrimenti mi diventa un penitenziario statunitense. Quindi PNP, 24 volt, scheda 0, comune a 0, NPN, sync, deve andare con una scheda sourcing di tipo sourcing e quindi è comune a 24 volt. Poi dipende dalla città, ogni comune sta in una strada diversa, ma il mio lo conosco benissimo dove sta. Cablaggio delle schede, dici, ma come faccio a cablare la scheda PNP o NPN? Se lo trovate già fatto, nessun problema. Se invece dovreste farlo, questa scheda può esservi d'aiuto. E che schede hanno i PLC S7 1200, visto che siamo in Europa, è facile da capire. Gli ingressi del tipo NPN, il comune degli ingressi è negativo, è sempre sì, è sempre negativo, non ce la faccio, ma perché devo lavorare, sto sempre basso, sono a 0, è una cosa, devo andare, devo curarmi, insomma. Mentre gli ingressi PNP sono sempre belli, sempre in forma, sempre positivi, non c'è nessuno meglio di me. Eccolo qua. Scheda di tipo sync, schema generale, manda il segnale meno, scheda di tipo sourcing, eccolo qua, manda il segnale positivo, quindi qua deve essere 0, mentre qua deve essere 24 volt. Potremmo anche dire che gli ingressi di tipo sync, quindi questa scheda qua, sono ad assorbimento di corrente, invece questi sono sorgente perché mandano i 24 volt. Il nostro PLC dell'S7 1200, tutti i PLC della serie S7, come sono? Sono di tipo syncing, perché ovviamente abbiamo detto che il sensore PNP, quando è attivato, manda un segnale da 24 volt, tutti questi qua devono essere a 0 volt. Dove arriva lo 0 volt, eccolo qua, questo è il comune, viene dallo 0 volt. Come sappiamo, questa è l'alimentazione generale del PLC 24 volt, vedete che c'è il segnale che entra, il segnale di 24 volt, 24 è 0, ci mette a disposizione l'uscita a 24 volt. Questa uscita a 24 volt, questo 0 ground, questo 0 posso collegarlo direttamente. E quindi tutte queste sono già predisposte nel comune lo 0 volt. Queste sono quindi la nostra scheda di ingressi dei nostri PLC S7 1200, che sono ingressi ad assorbimento, quindi questa scheda è di tipo, è cablata in modalità syncing, adatta per i sensori di tipo PNP. Bene, dice, ma è possibile, dicevi prima, mi sono ricordato che hai detto che ci sono degli ingressi configurabili e quindi possono ospitare sensori PNP o NPN? Sì, si può configurare, ma ovviamente devo configurare la scheda, non posso collegare un NPN o PNP tutti e due sullo stesso tipo di configurazione della scheda di ingressi, altrimenti uno funziona e l'altro no. Quindi come configurare gli ingressi per ottenere o uno o l'altro? Ecco, per configurare gli ingressi come syncing abbiamo detto che devo portare al comune 0 volt. Se voglio cablarlo come sourcing,
devo portare sul comune non i 0 volt, ma il positivo, i 24 volt. Quindi questa scheda avrà tutti i 24 volt e gli deve arrivare lo 0 volt che arriva dal nostro sensore. Dice, ma mi stai facendo vedere il Siemens che posso cablare in un modo o nell'altro, quando prima tu mi hai detto che invece sì, tutti i PLC della Siemens sono di un solo tipo. È vero che è così, però la Siemens ci mette a disposizione dei moduli di ingresso che sono configurabili, perché io posso anche sul mio PLC master, il principale, che ho i miei ingressi e le mie uscite, bisogna configurarle per forza in quel modo là. E se la configuro in maniera diversa, va bene, lasciamo stare per adesso, non creiamo troppa confusione. L'S7 1200 devo configurarlo in quella maniera adatta al nostro PNP. Però, siccome potrei avere dei sensori NPN, come faccio ad utilizzarli? Bene, allora acquisto dei moduli S della Siemens di ingressi che sono già configurabili o in un modo o nell'altro, mentre non il PLC, ma solo dei moduli configurabili. Quali sono questi moduli? Ce ne sono alcuni, io qui ne sono riportati solo due. C'è questo modulo con questa sigla che non è il codice fiscale, o quest'altro qui. E nonostante siano generalmente syncing, posso cablarli come syncing. Questo qui ha un 16, questo qui c'ha 16 ingressi, 16 uscite relè e 16 ingressi digitali che posso configurare, come dicevamo prima. Se sul comune metto 0 è in un modo, se sul comune metto il più, i 24 volt diventa in un altro modo. Quindi questi sono abilitati a poter essere configurabili. Invece quest'altro è semplicemente un ingresso, è semplicemente un modulo a 8 ingressi e posso configurare in un modo sync o source. Questo invece ha 16 ingressi e 16 uscite. Bene, cosa dire ancora? Cablaggio del sensore PNP al nostro PLC. Quindi, se ho il mio PLC dove ho collegato i miei 224 e 0 volt, l'ingresso lo porto direttamente a uno di questi ingressi. Arriva il mio oggettino, lo sente, manda il segnale, questo contatto si chiude e il mio PLC ha acquisito il mio segnale. Questo video è il cablaggio del mio sensore PNP, capacitivo, non è un induttivo. Vedete 24 volt, 0 volt e poi ovviamente il segnale, il carico è portato al mio ingresso. Vedete che si accende il LED, è un po' mosso perché con una mano devo fare una cosa, con un'altra si vede che sta venendo il Parkinson. Ecco qua il mio pollice, anche verde, vedete, perché fa diventare verde il LED. Quindi questo è il cablaggio del mio sensore capacitivo, vedete che funziona perfettamente con il nostro PNP, con il nostro Siemens. Questo invece è un video relativo al sensore sempre capacitivo NPN, vedete c'è scritto NPN. Ecco il suo cablaggio, i 24 volt, 0 volt, il mio segnale. Vediamo cosa succede una volta collegato al PLC. Vedete che vado a contatto, funziona, ma quando lo porto, vedete che il pollice, non c'ho più il pollice nero, vedete, è attivato, ma c'è il pollice nero, c'è il pollice nero, non c'è il verde, c'è il nero, cioè in pratica faccio morire anche le piante di plastica. Mia moglie mi ha vietato di avvicinarmi alle piante. Adesso andiamo a vedere il terzo video. Ecco il sensore NPN con un relè di interfaccia prima di collegare la mia uscita al PLC. Vedete che il relè funziona e quando vado ad azionare il mio oggetto, il mio dito, si accende il
il mio ingresso del PLC. Dice, com'è possibile? Non abbiamo detto che gli NPN non possono funzionare sul PLC Siemens? Bene, però abbiamo messo questo relè nel mezzo. Vediamo perché l'abbiamo messo. Andiamo a vedere la prossima slide. Ecco che tra il mio sensore e il mio PLC ho interfacciato, ho messo in mezzo un relè. Il motivo, l'abbiamo detto, è semplice. Abbiamo visto che in uscita, quando il sensore è attivato, ho 0 volt qui ho 0 volt. Avendo 0 volt, se lo collego direttamente alla mia scheda, dove il comune è 0 volt, non succede, abbiamo visto, non posso avere il segnale. Quindi qua devo mandare per forza 24 volt. Come lo posso fare? Posso utilizzare un relè, beh, io ho usato un relè della Finder semplicissimo, qualsiasi relè va bene. Il mio relè, dove nel circuito primario metto i miei 24 volt e i miei 0 volt, e questo relè è attivato solo quando avrò sia il 24 che lo 0, ma lo 0 qui ce l'avrò solo quando il sensore è attivato, quindi si attiva solo quando arriva il segnale dal sensore. Cosa succede quando il relè è attivato? Che l'ingresso, i 24 volt che ho al mio ingresso del mio contatto, me li trovo disponibili sul 6 o sul 24 e quindi all'uscita, perché come sappiamo il relè quando è eccitato c'è uno scambio dei contatti. Se non è eccitato, quindi non c'è nessuna presenza, i miei 24 volt si trovano sul 5, ma io non sto usando il 22, quindi non ho nessuna uscita dal mio relè. L'uscita ce l'ho dal 24 solo quando il relè è eccitato e quindi questo contatto si scambia, passa sul 6 ed ho la mia uscita. E in questo caso, con questo escamotage, ho fatto in modo che al mio ingresso del PLC non ho gli 0 volt che provengono dal sensore, ma ho i 24 volt che vengono attivati dallo 0 volt, ma che provengono dalla linea, dalla mia alimentazione. Quindi questo è uno escamotage, non ve lo consiglio, era semplicemente come curiosità per vederlo. Se avete un NPN e volete per forza usarlo, va bene, però insomma non è la scelta migliore. Cosa possiamo vedere ancora? Potremmo vedere altro, ma mi fermo qui. Vi ringrazio per la visione del video, spero che vi sia piaciuto. Se ho detto delle cose che conoscete già, va bene, tutto serve per ricordare, tutto serve per rimembrare. Silvia, rimembri ancora? Spero di no, perché dopo tanti anni facciamo sempre le solite poesie, ma ormai Silvia avrà l'Alzheimer, quindi se Silvia rimembri ancora, no, c'ho l'Alzheimer. Bene, quindi buona continuazione con le vostre visualizzazioni dei video, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale dove troverete moltissimo altro e arrivederci al prossimo video.